Buon pomeriggio e bentornati alla quarta puntata di Plus, Dialoghi sul futuro. Oggi parliamo di memoria. Iniziamo questa puntata citando un verso del Talmud, un libro sacro ebraico, che recita: chi salva una vita salva il mondo intero. Oggi infatti parliamo dei giusti tra le nazioni, quegli uomini e quelle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato almeno un ebreo dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. Tra i più conosciuti dei giusti tra le nazioni ricordiamo Schindler per l'Asca, Gino Bartali. Oggi parliamo di una coppia di giusti tra le nazioni, moglie e marito, Pietro Antonini e Teresa Giovannucci, che salvarono due famiglie dalla strage, dalla deportazione, la famiglia Vivanti e la famiglia della Riccia. Bene, ne parliamo parlando anche attraverso un libro che si chiama Memme Bevilatte salvata da Teresa, scritto da Italo Arcuri, che abbiamo qua con noi. Italo Arcuri, scrittore, giornalista ed editore, che ha scritto appunto Memme Bevilatte salvata da Teresa, edito da Enia Edizioni, e ne parliamo con Miriam Della Riccia dell'associazione Progetto Memoria di Roma, ma soprattutto è la testimone dell'accaduto, e cioè la bambina salvata da Teresa, che all'epoca aveva 2 anni, 2 o 3 anni se non sbaglio. Bene, io partirei da Italo Arcuri, che è anche un amico della nostra associazione, con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare anche in passato, proprio per lo spettacolo che abbiamo tratto da questo tuo libro. Italo, come è nata la collaborazione con Miriam e l'idea di scrivere una storia su quello che le è accaduto? Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Nel 2011 mi trovavo a fare una passeggiata nel centro storico di Riano, paese in provincia di Roma, dove tuttora vivo, e nella discesa principale del centro storico, in via Dante Alighieri, c'è la casa in cui sono avvenuti i fatti che si narrano nel libro. Fuori dalla casa ho visto una lapide che ricordava il gesto eroico di Teresa. Bussai, mi aprì la figlia di Teresa, la primogenita Felice, e da lì mi aprì a un mondo e a una conoscenza su ciò che era avvenuto tra il settembre del 43 e il 6 giugno del 44 in quell'abitazione. Ciò che mi ha spinto è stata la curiosità giornalistica e la passione ideale, le due direttrici su cui mi sono mosso e che mi hanno permesso appunto di avere notizie, informazioni su ciò che riguardava la figura di Teresa Giovannucci, la giusta tra le nazioni, che mi ha subito, la figlia Felice mi ha subito messo in contatto con me, Miriam Della Riccia, e da lì, pomeriggi su pomeriggi, informazioni su informazioni, è nato Memme Bevilatte salvata da Teresa, che è una storia semplice se la guardiamo con gli occhi dell'oggi, ma una storia importantissima se invece pensiamo a ciò che è stato e se ci caliamo nella realtà terribile di quegli anni. Assolutamente. Io ho sempre visto questa storia come un simbolo, il simbolo del coraggio delle persone semplici, che commettono atti eroici senza saperlo, senza curarsene, ma lo fanno per amore. Miriam, vorrei chiederti, per te e per la tua famiglia, chi era Teresa e cosa ha fatto per voi? Ce lo vuoi dire più nel dettaglio? Buonasera a tutti. Buonasera. Teresa era una ragazza che all'età di 12 anni arrivò a Roma da Fratterosa, un paese delle Marche, e andò a servizio, come si diceva una volta, a casa dei miei nonni, e lì rimase per lunghi 16 anni. Teresa aveva la stessa età di mia madre, era poco più grande di mia zia, della sorella di mia madre, e rimase da loro e visse della loro famiglia per tutti questi anni come una terza figlia, fino a quando entrarono in vigore le tristi leggi razziali, che prevedevano che una famiglia di ebrei non poteva avere al proprio servizio una donna di razza ariana. Qui troviamo la parola razza, che purtroppo è di tristissima memoria,
perché si dividono gli esseri umani in razze e non in etnie, mentre le razze sono quelle degli animali. Teresa, una volta che dovette andare via da casa dei miei nonni, rimase però sempre in contatto con loro, perché li considerava proprio i suoi genitori, e mia zia e mia madre le considerava come sorelle. E con l'andare degli anni, fino al 1943, al settembre del 43, le cose, sì, c'erano le leggi razziali, andavano e non andavano. Poi arrivarono i nazisti a Roma e incominciarono a perseguitare, gli ebrei cominciarono a sentirsi meno sicuri, tant'è vero che la sera del 29, tra il 29 e il 30 settembre del 1943, mio nonno decise che poteva essere molto pericoloso rimanere nella propria casa, e quindi ci nascondemmo nella cantina di un vinaio che era vicino a casa di nonna, che ci conosceva. E quella mattina, la mattina del 30 settembre, Teresa andò a trovare mia nonna, ma non ci trovò a casa, ci trovò nascosti, chiese il perché, non ci pensò su molto e disse: ma qui non siete sicuri, io non vi posso lasciare e abbandonare a un destino che sicuramente sarà triste, quindi venite a casa mia a Riano, lì non vi conosce nessuno, io vi nascondo sotto falso nome e dirò a tutti che siete dei miei parenti sfollati che venite dal sud, e lì rimarrete fino a quando sarà possibile. E così noi il 30 settembre del 43 ci trasferimmo a Riano, dove rimanemmo per 9 lunghi mesi, fino al 6 giugno del 44, quando finalmente arrivarono gli alleati e ci liberarono, e così Teresa ci salvò da una sicura deportazione nei campi di sterminio. Per me Teresa è una seconda mamma, perché a mia madre debbo la vita, ma a Teresa debbo il fatto che lei ha permesso che io continuassi a vivere. Quindi io ho sempre considerato Teresa una mamma e i figli di Teresa come i miei fratelli. Tua madre ti ha dato la vita, Teresa l'ha conservata. Esatto. Vorrei chiederti, durante quei mesi terribili, come giocava? Cosa faceva durante i giorni una bambina di poco più di 2 anni? Come vi nascondevate quando arrivavano i tedeschi a fare dei controlli, ad esempio? È stata dura, perché una bimbetta di 2 anni, 2 anni e mezzo, tenerla ferma, chiusa in una stanza o che non poteva strillare era difficile, soprattutto da farglielo capire, perché a quell'età non è facile poter comprendere. Noi stavamo a casa di Teresa, avevamo una stanza dove stavamo tutti quanti insieme. Nel mese di dicembre fu deciso che per non dare troppo all'occhio al paese, al quale era stato detto appunto che eravamo sfollati, che cercavamo un altro alloggio, decidemmo di dire al paese che eravamo partiti, ma non potevamo essere partiti perché non sapevamo assolutamente dove saremmo potuti andare. E così rimanemmo chiusi in una stanza per lunghi 20 giorni. Questi 20 giorni sono stati terribili per me, perché dovevo stare ferma a casa. Io avevo una sedia, una piccola seggiolina che conservo ancora, che Italo conosce benissimo e che ha anche fotografato. E io ho passato tante ore ferma, seduta su quella sedia, a guardare il soffitto, a volare con la fantasia, a immaginare che forse prati, campi dove poter correre, dove poter strillare. Però dovevamo stare zitti e attenti, anche perché vicino a noi a Riano c'era un comando dei tedeschi e ogni tanto arrivavano, bussavano alla porta e volevano entrare per controllare se a casa ci fosse nascosto qualcuno. La casa di Teresa si trova appunto sulla strada principale che attraversa Riano, e dalla parte opposta alla porta c'è una finestra che dà su una scarpata, allora era piena di terra, e eravamo organizzati che se avessero bussato alla porta noi potevamo scavalcare la finestra e andare giù nella scarpata in mezzo alla boscaglia e nasconderci. Questo certo. È successo più di una volta, però una volta capitò che era buio, non facemmo in tempo, non ci potevamo buttare dalla finestra, diciamo, scavalcare la finestra, e allora fummo costretti a nasconderci dentro casa. Mio padre si infilò nella cappa del cammino e rimase lì tenendosi con mani e piedi non si sa per quanto tempo, bravissimo, ma lui era molto atletico, quindi ci riuscì. E noi invece fummo messi in uno sgabuzzino che c'era
in una stanza al piano di sopra, ci fu messo un armadio davanti e siamo stati per tutto il tempo della perquisizione dei tedeschi, ma siamo stati lì fermi al buio, senza aria, senza luce. Immagino poi tenere a bada una bambina piccola. Infatti mia madre mi disse che mi aveva dovuto mettere così la mano davanti alla bocca per evitare che io facessi qualsiasi rumore o emettessi qualsiasi suono, perché un rumore qualsiasi avrebbe segnalato che c'erano delle persone nascoste. Sono stati momenti terribili, poi capitava pure che uno poteva uscire e rimanere per la strada quando l'aria, insomma, dall'esterno... tranquilla, diciamo. Sì. Vorrei tornare su Italo. Appunto, come abbiamo anticipato prima, Italo e Miriam sono diversi anni che collaborano insieme. Italo, come Miriam, gira moltissimo per le scuole di tutti i tipi, non solo a presentare libri, ma anche a portare la memoria insieme a Miriam. Italo, secondo te, come educare alla memoria, soprattutto anche quando gli ultimi testimoni non ci saranno più? Quali azioni sono necessarie? Io penso che, come ho scritto nel libro, la memoria è energia che si consegna e si lascia in eredità. Passare il testimone della storia di mano in mano, come una staffetta, da generazione in generazione, è un imperativo categorico per chi segue l'insegnamento. Io mi rifaccio l'insegnamento di un grosso scrittore portoghese, Nobel per la letteratura, José Saramago, che dice sulla memoria una cosa stupenda. Dice: noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria, dice Saramago, non esistiamo, e senza responsabilità forse non meritiamo nemmeno di esistere. Ecco, questa è la chiave di volta per capire come la memoria sia importante, la buona memoria, perché esiste anche la cattiva memoria, ed è portata avanti da chi divulga o si fa interprete di messaggi negazionisti che addirittura o tendono a cancellare o a sminuire ciò che è stato in quei terribili anni. E la memoria ha una funzione pedagogica importante. Pierpaolo Pasolini diceva che la memoria mette in discussione il presente, è quasi una rivoluzione, perché è energia attiva. E bisogna riconoscere alla memoria una funzione civile, la funzione civile che consente alla verità storica di essere divulgata il più possibile, senza bisogno di edulcorarla, ma raccontarla per quello che è stato. E bisogna in questo senso educare al pensiero, educare il pensiero e imparare a narrarlo. Queste sono le due essenziali cose su cui bisogna muoversi. Senza queste direttrici noi facciamo perdere il senso vero della misura. L'esempio di questa storia ne è una testimonianza. È una storia conosciuta da poche persone nel paese, divulgata e fatta conoscere poi attraverso il libro, attraverso le testimonianze che Memme fa, perché vive di pane e di Shoah, portando la sua storia in giro per le scuole, in giro per i teatri, in giro per il mondo associativo italiano. È diventata di patrimonio pubblico. Prima faccio un esempio per far capire anche come la memoria oggigiorno viaggia online, la facilità con cui riusciamo a comunicarla. Prima su Wikipedia non c'era la figura di Teresa Giovannucci. Da quando è uscito il libro anche Wikipedia si occupa e sa chi è Teresa Giovannucci. Beh, certo, perché poi c'è stato anche un gran lavoro dietro. Io quello che vorrei chiederti, Italo, quando tu guardi le facce degli studenti, dei tanti studenti, sia ragazzi che ragazze che incontrate nelle scuole, di ogni età, ma anche gli adulti, quali sono i riscontri o le emozioni provate? Perché spesso si dice che ormai è un argomento vecchio, antico, appartenente a più di 70 anni fa, però la memoria poi si rivela essere sempre un argomento attuale, quindi che ha a che fare con la realtà in cui viviamo. Tu, nelle persone, che cosa riscontri quando si parla di memoria? Guarda, quando noi facciamo tantissime scuole, e insieme a Memme se lo ricorderà, e io ho ancora l'immagine di una scuola di Forano e una scuola di Civita Castellana,
dove alla fine dell'esposizione del racconto che fece Memme della sua storia, le due allievi, due ragazzi piansero a dirotto, si sono così commosse che sono arrivati a piangere, ed era un pianto inarrestabile, perché la capacità che ha Memme è di intrecciare la vita, la vicissitudine della famiglia con ciò che è successo a livello internazionale, non soltanto a livello nazionale. E questa è una capacità indubbia che ha Memme, che riesce a far vivere e a far vivere alla Carlo Lucarelli, io definisco, il racconto della sua storia, e i ragazzi se ne innamorano e capiscono più di 1000 libri, quindi faccio un discorso che rafforza il concetto stesso di narrazione, come la testimonianza dal vivo, in questo hai ragione tu, quando poi non avremo più testimoni viventi che racconteranno ciò che è stato, e lì diventa un problema, e lì diventa un problema soprattutto per chi poi deve usare la penna per tramandare i ricordi, per tramandare la memoria di ciò che è stato attraverso i racconti fatti dai protagonisti che tuttora sì sono viventi, ma che sappiamo la nostra è un'esistenza resa, io spero fra 100 anni non ci saranno più. E questa è una difficoltà oggettiva, però se la racconti, e la racconti con il taglio giusto e la fai vivere con il taglio giusto ai ragazzi, agli studenti, ho notato tanta curiosità, tanta passione e tanta voglia poi di interessarsi di temi storici come questi che stiamo affrontando. Certo, anche perché poi conoscendo il vostro lavoro, una delle domande che spesso sorge, o delle considerazioni che sorgono durante le testimonianze di Miriam, è proprio tu che avresti fatto al posto di Teresa, nel senso saresti stato giusto come lei, avresti agito il nome dell'amore, perché poi non tutte le persone hanno agito come Teresa, molti hanno fatto anche i delatori, e poi su questo argomento in particolare del delatore, sulla figura del delatore ci torneremo con Miriam. Vorrei tornare su Miriam però per chiederle quando hai cominciato a fare la testimone in maniera continua, perché come sappiamo la maggior parte dei testimoni hanno cominciato le testimonianze dopo molto tempo rispetto ai fatti accaduti. Ecco, qual è stato il tuo percorso e se riesci a fare anche un bilancio rispetto a quando hai cominciato fino ad oggi? Ho cominciato forse una quindicina d'anni fa, perché con la nascita di Progetto Memoria, dell'associazione Progetto Memoria, che appunto si prefigge di far raccontare ai testimoni, che allora erano più o meno piccoli, perché poi alla fine ormai sono rimasti chi allora aveva 2 anni come me o chi ne aveva 6, 7, 8, proprio per una questione di età. E quindi ho cominciato ad andare nelle scuole, prima in qualche scuola, e soprattutto io ho notato che parlando ai bimbetti di quinta elementare, per esempio, di prima media, che sono i più piccoli, sono quelli che si interessano di più, che stanno più attenti, che ti seguono e che proprio si vede dalla loro espressione mentre parli che sono quasi increduli rispetto a quello che uno racconta. Oggi se ne parla moltissimo, molto più di quanto se ne parlasse una volta, perché passando tanto tempo ormai è storia, ma storia vissuta parecchi anni fa, e quindi ormai appurata e convalidata. E oggi, per esempio, l'anno scorso avrò incontrato, per il periodo della memoria, che va più o meno da metà gennaio, poi avrei dovuto proseguire anche a marzo, ma poi il lockdown ci ha bloccato, forse avrò incontrato qualcosa come 10.000 ragazzi, ecco, nelle varie scuole a Roma e nel sud Italia. E quindi è una grande soddisfazione anche per me riuscire a comunicare con questi ragazzi, e soprattutto quello che mi meraviglia ogni volta è l'attenzione e il silenzio che si trova e che io sento proprio, il silenzio che c'è nelle aule magne, nel teatro, quando io parlo. Miriam, quello che
quindi tu riporti logicamente una tua testimonianza, però poi il messaggio resta sempre attuale, quindi che possono compiere azioni giuste sempre in qualsiasi momento della vita di ognuno di noi. Quindi tu rispetto a questo tema, al tema della giustizia, cosa dici ai ragazzi dopo aver raccontato la storia? Come cerchi di far trovare loro degli appigli col presente rispetto a quello? Ma innanzitutto il fatto che distinguere l'uomo dalle bestie, quindi come ho detto prima, quando si parla di razza, no, non è la razza è umana, l'uomo è uno distinto poi per appartenenza di nazionalità, di religione, di etnia diversa. E quello che io dico ai ragazzi sempre è che non bisogna mai chiudere la porta in faccia a chi ha bisogno, a chi chiede aiuto, a chi in questo momento soffre. Bisogna spalancare le braccia, bisogna dare accoglienza e non ributtare in mare, tra virgolette, la gente che chiede aiuto. Questo sì, molto. Bene, torno su Italo. Il tuo libro, Italo, come l'hai letta questa storia? Che chiave di lettura hai dato al tuo libro anche rispetto al contesto storico in cui ci troviamo? Allora, io ho stato la stessa chiave di narrazione che usa Memme nella scuola, quando andiamo nelle scuole a raccontare la sua esperienza di vita, terribile esperienza di vita. Intreccio la vita personale della famiglia Vivanti della Riccia con gli accadimenti nazionali e internazionali che si sono succeduti. E questo intreccio crea la narrazione, perché tutto parte nel 1912 con la nascita di Teresa Giovannucci, che come diceva Memme è nata a Fratte Rosa, provincia di Pesaro Urbino, dove a seguito della pubblicazione del libro e della diffusione della storia è stata poi intitolata una strada a Teresa Giovannucci, è diventata l'eroina del paesino in provincia di Pesaro Urbino. E da lì segue un filo conduttore, Teresa Giovannucci che viene a Roma a lavorare, che si trasferisce a Riano a seguito di una serie di accadimenti personali e collettivi della vita di sua e degli italiani, sposa Pietro Antonini, si trasferisce a Riano e a Riano diventa poi la narrazione di 9 mesi, terribili mesi di nascondiglio di tutta la famiglia, 8 componenti della famiglia di Memme, di cui Memme era la bambina, era la più piccola. Il simbolo del futuro, possiamo dire anche così, ecco, da conservare. Quindi la narrazione è una narrazione ad intreccio tra vita personale e quindi storia personale, storia nazionale e internazionale. In questo intreccio ci accompagnerà fino alla fine, quando poi il libro spiegherà che Teresa Giovannucci è morta nel 1997, ma nel 1993 ottenne l'onorificenza con una cerimonia in Campidoglio, fu proclamata giusta tra le nazioni. E qua infatti poi ci arriveremo perché è il prossimo punto, però io prima voglio chiedere a Miriam, appunto 9 mesi in cui voi siete stati a Riano nascosti, in cui qualche volta siete andati a dormire perfino nella grotta, come si vince poi dall'intervista che avete fatto a Teresa, prima di essere intitolata come giusta tra le nazioni. Io ti vorrei chiedere però, il paese di Riano sapeva della vostra presenza? C'è qualcuno che poi ha fatto la spia, per così dire, perché oppure è andata liscia fino alla fine? Allora, noi siamo stati appunto nascosti per 9 mesi sotto falso nome e stavamo molto attenti. Quando poi arrivarono gli alleati il 6 giugno e si uscì per la strada, a quel punto ci accorgemmo che tutto il paese aveva capito che noi eravamo nascosti sotto falso nome, che eravamo ebrei, e ce ne siamo accorti perché arrivati gli alleati ci abbracciarono tutti quanti, quindi fu un grande momento di gioia. Purtroppo, ma per fortuna sono arrivati gli alleati il 6 giugno, nel campo dei tedeschi, nell'accampamento dei tedeschi fu ritrovato un foglietto sul quale c'era un appunto che noi, Teresa, Pietro e tutti noi, la mia famiglia, quindi i miei nonni, i miei genitori, mia zia, mio zio, io e una cuginetta che nel frattempo ci aveva raggiunto,
Sandra, saremmo dovuti essere fucilati la mattina del 10 giugno perché un delatore, il delatore è colui che fa la spia dietro il pagamento di soldi, perché i nazisti e i fascisti avevano messo delle taglie sugli ebrei. Per ogni uomo che veniva denunciato c'erano 5.000 lire, che erano tantissime, 4.000 per una donna e 2.000 per un bambino. Quindi noi eravamo 8 persone, quindi era un bel po' di soldi. Questa persona ci aveva fatto la spia, aveva denunciato Teresa che ci nascondeva e noi ebrei che eravamo nascosti. E quindi risultò da questa carta ritrovata all'accampamento dei tedeschi che noi dovevamo essere fucilati all'alba del 10 giugno. Per fortuna gli alleati sono arrivati il 6 e noi siamo riusciti a salvarci. Miriam, prima di concludere vorrei chiederti cosa ricordi del giorno in cui è stata trasferita l'onorificenza a Pietro e Teresa, come hanno reagito loro e soprattutto come hanno reagito al fatto di essere degli eroi? Allora, Pietro purtroppo era già deceduto, quindi non c'era. C'era Teresa che era emozionatissima, che dice: ma perché io ho fatto quello che mi sentivo di fare, non c'era, per lei era una cosa talmente naturale, era stata una cosa talmente naturale quella di averci nascosto e di averci salvato la vita, perché poi lei fece tutto questo come tutti gli altri giusti tra le nazioni che hanno fatto. Non ha mai ricevuto un pagamento per l'ospitalità che lei ci ha dato, non è mai stata pagata per quello che ha fatto. E io mi ricordo quella mattina nella sala della Protomoteca del Campidoglio qui a Roma, dove appunto fu consegnata la medaglia e l'attestato di Giusto fra le Nazioni a Teresa. Beh, diciamo che ci siamo commossi tutti quanti, veramente eravamo al massimo della commozione e ci sentivamo tutti quanti uniti. C'erano i miei genitori, c'erano i miei zii, c'erano i figli di Teresa, c'ero io, c'erano i miei figli, insomma eravamo tutta la famiglia uniti in una grande unica famiglia, ecco. Bene, Italo, vorrei prima di chiudere dove possiamo trovare il libro e insomma se sulle varie piattaforme online. Insomma, il libro eccolo qui, è acquistabile, ordinabile in tutte le librerie in tutta Italia. Alzalo un po' di più per favore. Ecco, ok, eccoci qua. Quella è Miriam da piccola. Miriam da piccola, proprio all'ingresso della casa in cui si è svolta la narrazione. È acquistabile, ordinabile in tutte le librerie, su tutti gli store online. È una piccola grande storia che merita di essere raccontata per capire anche il nostro presente, che è complicatissimo, perché i rigurgiti razzisti ci sono, serpeggiano nel mondo e sono dietro l'angolo e possono davvero far del male. Per evitare che tutto ciò accada, conoscere storie come quella di Memme fa bene alla testa e al cuore di ognuno di noi. Bene, io ringrazio Italo Arcuri e Miriam Della Riccia per aver partecipato e aver accettato il nostro invito per la puntata Una vita, il mondo intero. Appunto, chi salva una vita salva il mondo intero. E dalle buone azioni di Teresa e Pietro, che hanno agito semplicemente seguendo il loro cuore per le persone che amavano, il coraggio di persone semplici, la famiglia si è moltiplicata e quindi sono nati discendenti e eccoci qua fino a oggi Miriam con i suoi nipoti, quindi vediamo come l'effetto, come le azioni di Teresa e Pietro hanno avuto poi un eco nel tempo, semplice ma per niente scontato. Ci vediamo alla prossima puntata di Plus Dialoghi sul Futuro, vi ringrazio per averci seguito e grazie ancora a Miriam Della Riccia e a Italo Arcuri. Ciao, grazie. Grazie a te Andrea. Grazie.